Buongiorno, come va? Allora, in primis voglio gratificarmi con me stessa perché sono riuscita a trovare l'applicazione con il vostro consiglio, che è fantastica, che mi permette di mettere appunto questi video insieme alle immagini, insieme alla musica, insieme alla mia voce per creare un video senza il mio viso che permette un po' a fare, stare proprio nell'ascolto. Di conseguenza grazie a voi per i consigli. Grazie anche a me che sono stata brava a romaneggiato ieri e così spero che lunedì, sicuramente a lunedì ci riuscirò a fare questo video come volevo io. Brava, 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 brava. Ecco, questa è un'altra cosa che a me piacerebbe che voi tutti imparate, lo fate regolarmente per qualsiasi stupidaggine, voi ottenete un successo di piccolo, di grande, di piccolo, di grande importanza, fatevi congratulazioni, gratificatevi. Perché? Perché questo è stimolare la vostra energia positiva, dare valore a quello che avete fatto, e quando voi cominciate a dare valore a quello che voi avete fatto, impegno che avete messo e avete ottenuto il risultato, tutto il mondo noterà questo vostro successo, perché funziona così. E in ogni caso, anche se il mondo sarà un po' lento di riconoscervi questa cosa, voi ormai vi siete gongolati nel vostro successo e imparate a farlo come lo faccio io. Scherzo, fate queste cose qua in modo migliore che si addice a voi. Allora, mi aspettavo di conseguenza, lo sapevo già che avremo un secondo giro riferito io e la mia moglie, no? Seconda parte, il bis, perché la persona mi ha risposto a qualsiasi cosa lei mi chieda, io sempre le ho data. Io porto sempre tutti i soldi a casa, può comprare tutto quello che vuole. Ecco, proprio questo è il problema, non abbiamo proprio capito niente di quello che è stato detto, perché giustamente dal punto di vista maschile è questa la modalità, ma non lo è, in senso, mi spiego meglio. Qualsiasi cosa lei mi chieda è già sbagliato, perché dover chiedere il permesso o fare la domanda vuol dire che voi non avete capito niente, non sapete con chi state. Non capirmi male, è giusto, non stiamo parlando della gestione degli soldi in famiglia, è ovvio che anche in Dalmazia, in Croazia dove sono nata io, uomini portano tutti i soldi a casa, ci sa il stesso conto corrente, di conseguenza moglie compra, fa, sbriga e non è che lei vi chiede per andare a comprare pane. No, e io non sto parlando di questo. Quando voi dite qualsiasi cosa lei mi chieda, ok, io gli do la possibilità di comprare, è come il papà, cioè lei si sente in obbligo di chiedere, ma non si sente sentita. Dove sta la differenza? Quando voi ricevete una telefonata di sorpresa senza nessun significato dietro, vi rende felici? Sì, perché è quel momento dove una persona ha pensato a voi indipendente da tutto. Quei 5 minuti valgano più che neanche un regalo. Quando voi fate una sorpresa a vostra moglie perché lo sapete che qualcosa gli sarebbe piaciuto, è quello che conta, perché lei lo sa che in quel momento lì voi avete pensato a lei, ok? Lei comprende che voi state pensando a cosa piacerebbe a lei, non piacerebbe. Magari il regalo anche sbagliato, avete sbagliato completamente, ma non è questo. A lei interessa sentirsi importante, questo. Perché dico, spesso uomini dicono, ti do i soldi, comprati regalo per il compleanno, ma che senso ha? Dove è la vostra partecipazione nell'interesse di fare qualcosa insieme? E questo è il fare insieme. Io tengo a te, andiamo insieme, vedo, controllo, facciamo le cose, mi impegno di divertirmi in questa cosa qua perché è tempo dedicato a te, indipendente cosa voi andrete a comprare o fare o sbrigare. E come forse lei dice, quando lui mi chiede io gli farò il pranzo, quando lui mi chiede io gli pulisco la roba. Non siete mica arrivati a McDonald's, siete a casa vostra, di conseguenza la sua attenzione è quello di, non deve dirvi lei, non dovete dire voi a lei ho fame, è ora di pranzo, per favore cucina.
se tutto va bene, qui non stiamo parlando delle problematiche di ogni giorno, stiamo parlando delle cose normali di una famiglia che funziona in modo normale. Così tanto vale anche per una donna, perché voi dovete comprendere una cosa. Nessuna donna al mondo, ripeto, se tutto funziona bene e se non ci sono altro tipo di problematiche, ma del 90% dei casi le donne fanno tutto ciò che è nel loro potere di soddisfare i primi bisogni della famiglia, degli figli e del marito. Poi loro vengano in secondo, terzo, quarto posto, ok? In un certo senso rinunciano a tante cose e gli piacerebbe che qualcuno riconosce i loro valori, quello che stanno facendo con le piccole cose, con interesse verso di loro, oltre il fatto di comprare e degli soldi, cioè lei non deve essere in obbligo di chiedervi, perché chiedere vuol dire non avere rispetto verso di lei, non dargli il potere decisionale, ma comportarsi come papà, abbiamo detto, verso una figlia che sembra non essere all'altezza della situazione di sapere se una cosa si può comprare o meno, ok? Ma è proprio questo. E perché scatta, se è scattato questo meccanismo in primis, voi non avete condiviso con la vostra moglie tante cose. E il secondo, probabilmente le cose importanti decisionali non li state prendendo insieme a lei. Ecco, questo è un altro grosso sbaglio. Io vi invito tutti gli uomini, ma tutti, proprio tutti, di ricordarvi una cosa. Decisioni importanti, molto importanti o poco importanti, voi dovete parlare con la vostra moglie e con nessun altro, i vostri amici, la vostra madre, la vostra famiglia d'origine, sono tutte le persone importanti, intelligenti, i vostri collaboratori sul lavoro, ok? Tutte queste persone qua sono importanti, ma non lavoreranno e non lavorano in funzione dei tuoi obiettivi, perché nessuno al mondo farà tutto ciò tranne la vostra moglie. E questa è sacrosanta verità. Dico, se voi non dovete prendere le decisioni su quello cosa vi dice la moglie e basta, e voi non utilizzare il cervello o viceversa, ma dovete ogni decisione prendere con la vostra moglie, discutendo e parlando prima con lei. In questo processo nessuna moglie farà qualcosa, lei è prima che vuole che voi abbiate successo, perché è nell'interesse di una famiglia che voi state crescendo. Dalla famiglia della mamma voi siete usciti e non fate parte più di tutto ciò. Nella famiglia vostra che state crescendo, persino vostri figli un domani se ne andranno e creeranno una loro situazione. Allora voi dovete sapere che in ogni rapporto marito e moglie sono due cariche più importanti e in questa cosa unico modo per aumentare il valore di questa famiglia è amarsi reciprocamente, darsi il valore e crescere insieme. Allora, quando ho detto appunto che tutte le situazioni partano dal presupposto che noi dobbiamo provare l'amore, interesse per un'altra persona, parte proprio da questo. Quando voi rispettate la sua opinione, quando fate l'attenzione ai suoi desideri, vuol dire che voi siete concentrati su di lei. Allora, domanda non era sugli altri passaggi e sulle altre problematiche degli divorzi, del di qua, del di là. Non stiamo parlando di un uomo che ha scoperto che secondo lui non ha interessi in comune con la moglie. Quando voi siete in grado appunto di affidarvi, ascoltarla, perché mogli hanno una intuizione che nessuno gli può battere in questa cosa qua. Ascoltateli, prestate attenzione e dategli peso, date valore a quello che lei ha da dire, comportatevi con lei in modo di corteggiarla, non perché è compleanno, non perché voi gli lasciate soldi in casa, ma perché voi state pensando a lei, la state abbracciando e accogliendo, gli date importanza. In quel preciso momento voi scoprirete che sono queste cose in comune che voi già avete.
tutti questi interessi nel voi due insieme sono già cose in comune. Di conseguenza l'aspetto che tu non hai niente in comune perché lei non vuole fare le cose insieme a te, passano in secondo piano perché non ti interesserà minimamente che lei non guarda il calcio con te. Anzi, probabilmente preferirai fartelo con gli amici, guardare con una biretta in mano, con magari le scarpe sul tavolino dove lei strilla da dietro. Ok, perché? Perché sono le cose che sono superflue, non sono questi gli interessi dove voi non vi riconoscerete. Poi sicuramente troverete anche altre cose più piacevoli e non solo parlare delle grosse decisioni che passano da questo. Il piccolo regalino, una telefonata di sorpresa, le parole, gli interessi in scambiare, sai cosa è successo, ho visto questo, cioè coinvolgersi continuamente in un stare bene insieme. Voi dovete pensare sempre a questo, escogitare le cose che vi fanno star bene insieme continuamente. Ecco, da quel punto di vista nessuno poi potrà affermare che con la propria moglie non c'è niente in comune. Non fate l'ospite in casa vostra e non fate l'acquirente, cioè ti lascio i soldi, pensaci tu, e per me è importante solo che papà è pronta e la casa pulita. Ecco, a proposito di tutto ciò, adesso vi racconto un po' per divertirvi, a base dei miei consigli, giustamente, perché io sono così brava. Adesso scherzi a parte, chiunque mi conosce lo sa che io ho due punti deboli nella mia vita, sono incapacità, cioè faccio fatica a fare qualsiasi impasto che ha dentro gli lieviti perché non mi escano mai, escano sempre le mattonelle. Da muratore bergamasco potrei fare sulla casa, ma il pane no. E non ho un buon rapporto con le piante, cioè per intenderci, il mio marito, appunto, i suoi grandi desideri sono il giardino, le piante, i fiori, la frutta, tutte queste cose qua. Io invece sono serial killer, appena entro nel giardino le piante si suicidano, no? Allora, come vi dicevo, nel desiderio di fare le cose, essere comunque coinvolgente in questa cosa qua, ieri sono uscita sul nostro terrazzo e ho cominciato a mettere a posto un attimo le piante, così faccio vedere a mio marito i miei interessi nei suoi confronti. Lui quando mi ha visto ha fatto così, e proprio si suonava da patrino. Minchia, 20 anni che non hai mai fatto un cazzo. Oggi proprio hai deciso di uccidere tutte le mie, ma perché non c'è più rispetto in questa famiglia? Così ci siamo messi a ridere come due matti. Perché è proprio questo. Allora ragazzi, fate in modo di divertirsi, avvicinatevi, prendete le cose con leggerezza, siete generosi con le parole, con le attenzioni e con interessi in comune. Divertitevi, questo è un rapporto in una famiglia, questi sono interessi in comune. Anche fare, scusatemi il termine, le cagate che non siete stati abituati, sconvolgendo la vita dei vostri cari, ma fatevelo con sorriso sulla bocca e fate allegria per tutti. Vi auguro una buona giornata, domani non ci sentiamo, ci sentiamo lunedì con un video tutto nuovo. Un bacione e a lunedì.